Hai visto un tutorial che vuoi replicare anche tu, ma non hai lo stesso filo? Semplice. Oggi ti basterà un campione realizzato da te con il filo che vuoi utilizzare e io ti spiegherò passo per passo come andare a calcolare quante maglie dovrai avviare per il tuo lavoro e anche quanti giri dovrai realizzare per realizzare quei numeri di centimetri che ti serviranno. Ma adesso, prima di proseguire, ti ricordo di iscriverti sul canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like, così la piattaforma YouTube ti proporrà sempre più spesso i miei tutorial e li proporrà sempre a più persone e di questo, se lascerai un like, te ne sarò infinitamente grata. E se mi vuoi seguire anche su Instagram mi trovi come Mille Creazioni Sonia. Come prima cosa io ho già realizzato il mio campione, quindi nel mio caso sono 12 centimetri per 10 centimetri. Io andrò a calcolare 10 centimetri per 10 centimetri. Quindi una volta fatto il campione con il punto che utilizzerò naturalmente per il lavoro che andrò a fare, vado e misuro 10 centimetri, quindi 10 centimetri sono qua. Quindi non devo contare due maglie. Quindi nel caso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vado a segnarmele in un foglio. In questo caso io vado a disegnarmi sempre un quadrato che nel mio caso è il mio campione, quindi 10 per 10. Abbiamo detto che le maglie sono 13. Quindi 13 maglie alla base e poi dobbiamo andare a contare anche i ferri e i ferri sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ferri ugualmente. Adesso io andrò per ipotesi, quindi facciamo che vado a realizzare una sciarpa. Questa è la mia sciarpa, molto stilizzata, e sarà 40 centimetri e qui 150, ok? Quindi, come la andrò a lavorare io? In questo caso, come l'ho disegnata, quindi questa è la base, quindi le maglie che dovrò avviare e questi sono i giri che dovrò avviare. Sarà la stessa cosa se si invertisce, quindi se si parte dalla parte più stretta per poi salire di giri. È la stessa cosa. Il procedimento, il calcolo è sempre lo stesso. Quindi io so che alla mia base ho 13 maglie, quindi devo sapere quante maglie stanno in un centimetro. Quindi vado a fare la mia proporzione. Quindi 13 sta a 10 perché 10 sono i centimetri e 13 sono le maglie. Come x, che è il numero di maglie che io devo andare a calcolare, che quindi non so, sta a 1, quindi questo numero che io non so ancora deve stare a 1 e 1 centimetro. Quindi proporzione 13 per 1 diviso 10, 1,3. Quindi io so che in questo caso in un centimetro quindi stanno 1,3 maglie. Ok? Io però devo sapere quante maglie stanno in 150 centimetri. Quindi cosa vado a fare? Semplicemente 1,3 per 150. Nel mio caso quindi fa 195 maglie. Quindi io so che per avere 150 centimetri dovrò avviare 195 maglie.
Tenete sempre conto che questo procedimento ci indica un numero di maglie approssimativo che noi dobbiamo andare ad avviare, perché queste maglie possono essere 190 perché magari il punto è molto elastico, oppure 196 oppure anche 200, dipende. Comunque realizzare il campione e tutto questo calcolo ci aiuta a sapere più o meno quante maglie noi dobbiamo andare ad avviare senza dover fare troppe prove, quindi fare e poi disfare sempre per riuscire ad arrivare al numero di maglie che ci serve. Facciamo lo stesso identico procedimento per calcolare il numero di giri che noi dobbiamo fare. Ok? Quindi invece che 150 noi andremo a fare 40 cm. In questo caso il numero è uguale, è sempre 13, ma mettiamo che ci siano, invece che 13 giri, ci siano 20 giri. Facciamo così. Quindi noi, questo è per le maglie iniziali. Adesso andiamo quindi a calcolarci quanti giri dobbiamo andare a fare, sempre approssimativamente, quindi magari i giri sono o di più o di meno. Quindi andiamo a fare 20, che sono i numeri di giri, sta a 10, che sono i centimetri. Quindi come prima, come x, che è la nostra incognita ancora, il numero di maglie che noi non sappiamo, sta a 1 centimetro. Quindi di nuovo come prima 20 per 1 diviso 10. In questo caso 2. Ok? Quindi noi sappiamo che per realizzare 1 centimetro dobbiamo andare a lavorare 2 giri. Quindi noi qui abbiamo ipotizzato che dobbiamo andare a lavorare 40 cm in altezza. Quindi come prima 2 per 40 sono 80 cm. Scusatemi, sono 80 giri, che equivalgono a 40 cm. Quindi così sappiamo più o meno anche quanti giri dobbiamo lavorare per sviluppare tutto il nostro lavoro, quindi sia le maglie iniziali e sia i giri. Questi sono sempre dei calcoli approssimativi che aiutano nel caso di fare un progetto, quindi una sciarpa, un maglione, un cappello, ci indicano più o meno quante maglie e quanti giri noi dobbiamo andare a lavorare. È sempre meglio comunque avere il nostro carissimo metro a disposizione e man mano che noi andiamo a fare sia i giri ma soprattutto le maglie iniziali, misuriamo se effettivamente quelle maglie e quei giri che abbiamo fatto equivalgono ai centimetri che servono a noi, perché comunque possono leggermente variare. Spero che questo tutorial tecnico ti sia stato utile. Se hai domande scrivimele nei commenti e noi ci vediamo così al prossimo tutorial.